Malta è il sogno. Malta è il surreale, dove un drago d'acciaio mi porta. Succede solo a Malta. Scherniscono online gli utenti di Facebook. Malta, un'isola, 2 isole, 3 isole, un arcipelago. Malta piccola, Malta grande. Malta all'infinito nel puntino d'inchiostro divino che ha partorito la roccia, The Rock, come la chiamano i suoi stessi abitanti. A Malta si dà appuntamento tutto il mondo e non è un caso che alcuni studi di sociologia della globalizzazione l'abbiano presa a modello come laboratorio naturale, metodologia ecologica, come dicono gli addetti ai lavori, per capire cosa avverrà nell'intero globo. Malta è la terra del sogno che può diventare incubo. Malta è la giungla, parafrasando un'amica recentemente incontrata a Roma, è giungla dove puoi vivere o morire ma non fare finta. Ed è paradossale perché di ipocrisia anche qui ne son colmi i fossi. Eppure la violenza palpabile, eppure sempre o quasi sempre imbrigliata, e i modi borghesi di molti che celano un'estrazione di natura più bassa fanno di Malta un mondo complesso, fiero, nazionalista, dalle logiche ataviche che si mischiano a quelle moderne di un animale sociale che sempre animale rimane. Sia esso a capo di questo o quel sistema di trasporti giapponese, della multinazionale americana, dell'allevamento di carni argentine, dell'ospedale svizzero o della casa di moda italiana. Ho visto poche spiagge sabbiose, perché anche il mare qui te lo devi guadagnare. Dalle rocce scivolose cerchi il punto per l'entrata in acqua e destreggiandoti nella corrente eviti che l'onda ti ricordi quanto è fragile la pelle sulla scogliera. Ma l'uomo, anch'esso natura, non poteva lasciare alla natura il diritto di ripetere le sue sempiterne dinamiche ed ecco quindi i bagni della regina Vittoria, delle piscinette scavate nella roccia che proteggono dalla corrente. Malta è storia. Siti preistorici di così lontana memoria che costituiscono un unicum sicuramente europeo e forse anche mondiale. Ma è storia più recente, con influenze arabe, francesi, inglesi e italiane. E la storia si fa presente nelle pieghe di una lingua viva che ha saputo mettere d'accordo, o almeno far convivere, un'impostazione semitica e un'ingerenza romanza, che ha spaziato dal vocabolario a modifiche grammaticali o sintattiche. Afferriamo alcune parole del tunisino, ci dicono, ma i tunisini invece ci capiscono quasi del tutto. Il mondo arabo a Malta è sopito. C'è, ma non si vede, se non in elementi emblematici. Quello che si vede, e con grande sfarzo, è il capitalismo in espansione. I palazzi crescono come funghi. Non è però il gioco delle torri di San Gimignano. Quello avviene solo in poche zone e da parte di poteri economici smisurati. Questo è più commercio spicciolo. Certo, sempre da qualche milione di euro, ma è costruzione e vendita, costruzione e affitti uguale ricavi. Non c'è nulla di nobile. Malta l'isola cantiere. Eppure, tolta la palandrana dell'intellettuale di sinistra, rimane il valore di un'industria edile che costituisce una delle fonti principali del benessere dell'isola, oltre che di inquinamento. Insomma, è il capitalismo, baby, sempre lui. Con la differenza che in Italia il capitalismo così ce lo siamo lasciati alle spalle. Era quello del dopoguerra, quello che, sia come sia, sarà un successo, per finire in una lunga fase di stagnazione, insomma, altro che successo. E a Malta, invece, la rinascita prosegue. A Malta c'è il lavoro, ha detto Giovanni a casa, firmando il suo contratto per 6 euro l'ora. Ma lo ha detto anche Marco, che di euro l'ora ne guadagna 25. A Malta ci sono centinaia di lavoratori che guadagnano salari come quelli italiani e sognano la grande svolta. Tutti la vedono nel betting.
quelli pagano bene. Devi provare nel betting. Le scommesse online sono grandi compagnie, provaci. Cercano professionalità di tutti i tipi. Che si chiamino Poker Stars o Betson o che non abbiano un nome altrettanto conosciuto, le compagnie del gaming spopolano sull'isola e sono quasi tutte concentrate tra Slima e St. Julian, una Silicon Valley del gioco d'azzardo. Ma anche il gioco d'azzardo in realtà non si vede se non lo cerchi nell'unico vero casino dell'isola. Il gioco d'azzardo rimane infatti wireless e così a Malta ci gioca tutto il mondo, comodamente seduto nel salotto di casa sua. Malta è una natura stuprata dal cemento e una popolazione dominata da comitati d'affari, così come succede in molte altre nazioni europee e non. Malta è fra cielo e terra, ma galleggia sul mare.